Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli le tendenze energetiche per amore e passioni di giugno 2025. Abbiamo la carta della luna. Amici dei gemelli, può essere un periodo un po' nostalgico, con dei ricordi che riaffiorano. E diciamo che è anche una carta che potrebbe parlare di sogni o di proiezioni. Tenete sempre presente che la luna è illuminata a metà. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e poi c'è anche il link per il seminario di approfondimento sulle famiglie reali che si terrà a inizio giugno 2025. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile, ragazzi. 9 di pentacoli, asso di denari, 7 di bastoni, cavaliere di coppe, 8 di coppe, 2 di spade, ruota della fortuna e fante di bastoni. Bene ragazzi, adesso andiamo un pochettino a vedere l'andamento generale del mese. Potrebbero anche esserci dei messaggi, diciamo, slegati tra di loro, dopodiché andiamo a fare i vari esempi con i single, le relazioni, diciamo, di vecchia data, quelle clandestine, insomma andiamo a vedere un po' tutto. Partiamo da questo 9 di pentacoli, che è una bella carta in realtà per partire, è una carta di qualcuno, è una carta di amor proprio. Andiamo a vederlo. Cavaliere di pentacoli. Guardate, sia che siate in una relazione, sia che siate single, questo cavaliere di pentacoli può rappresentare un personaggio vicino a voi. Andiamo a vedere l'asso di denari. 6 di coppe, asso di coppe. Andiamo a vedere anche il 7 di bastoni. Mondo. Wow! E 10 di coppe. L'energia è molto bella. C'è qualche tipo di nuovo inizio. Potrei anche dire nuovo vecchio inizio, perché per qualcuno si tratta di una persona del passato che potreste rivalutare o che potreste valutare in modo diverso rispetto a come avete fatto fino ad adesso. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. Carro. Eremita e regina di bastoni. Per qualcuno, ragazzi, si tratta di una persona lontana, non nel tempo ma nello spazio. Quindi potrebbe essere una persona lontana da voi a livello proprio geografico. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Guardate, io sento che la persona in questione è una persona ben ponderata, però ho come la sensazione
che vogliate qualche cosa di più, che vogliate qualche cosa di diverso, come se la persona che vi si presenta a giugno fosse una persona ehm, non rigida, però quelle persone nate vecchie, sapete? Vecchie in senso positivo, non in senso negativo, cioè quelle persone nate con una certa pacatezza, saggezza. Ho come la sensazione che sia una persona un po' diversa dal vostro stile abituale e che quindi questo vi faccia rimanere un po' lì, un po' quello, un po' la distanza, che ripeto anche qui potrebbe essere distanza di vedute, una distanza geografica. Andiamo a vedere il 2 di spade. Fante di bastoni. Guardate che caso, tutti e due i fanti di bastoni sono a testa in giù. Mhm. Credo che manchi anche un po' di chimica, di scintilla. Mago e 4 di pentacoli. È come se con questa persona voi sapeste già qual è il risultato. Non dico che sia scontata, però è più rassicurante. Cioè, con questa persona so che, ve la dico come la sento, so che questa persona vuole una cosa seria, vuole una cosa fatta in un certo modo e quindi se io magari sono più giovane o più giovanile e mi piace ancora andare a ballare la sera, ecco, magari questo potrebbe essere fonte di discrepanza. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Era solo un esempio, eh. 5 di spade e 10 di bastoni. Si confondono le acque, secondo me. Datemi una carta per il 5. 6 di bastoni. Andiamo a vedere anche il fante. Allora, abbiamo un fante di spade, temperanza, 8 di pentacoli, 4 di pentacoli. Guardate, ho come l'idea che effettivamente si rimescoleranno un pochettino le carte. Ed è come se ci fosse la necessità di dare un'opportunità a questa persona o a questa relazione o a questa situazione anche per qualcuno potrebbe essere. Va bene, andiamo a vedere un attimo settore per settore. Allora, partiamo dai single. Se siete single, ragazzi, devo dire che effettivamente c'è l'opportunità con questa persona vicino a voi di iniziare qualche cosa di molto bello, di concreto, di appassionante. C'è un bel dialogo, è come se faceste l'amore con la testa di questa persona. E sento che questa persona è ben predisposta nei vostri confronti e ve lo prova, ve lo fa vedere, ve lo dimostra. Ripeto, siete un po' voi che probabilmente non è proprio il vostro tipo o magari non c'è tutta quella chimica iniziale e quindi tenderete un pochettino a valutare oltremodo, secondo me, le cose. E c'è poi però un cambio di scena con questa ruota della fortuna e secondo me darete una possibilità o vi darete la possibilità di conoscere questa persona al di là di quello che è l'attrazione fisica. Ehm, per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, dunque, mm, ho la sensazione che qui anche le cose cambieranno, ci sono come dei nuovi inizi, è come se, soprattutto se
Avete avuto dei battibecchi, ci sono state delle discrepanze, magari a maggio, c'è come questo nuovo inizio all'interno della relazione. È un nuovo inizio abbondante, prosperoso. Per qualcuno ci può essere un problema di distanza, come poter gestire la distanza, magari è proprio per quello che ci sono come questi alti e bassi, o meglio, ci sono stati questi alti e bassi, per qualcun altro è una distanza di vedute, ma io sento che comunque nel mese di giugno ci sarà come appunto un cambio di quello che è la situazione. È come se ci fossero delle divergenze, delle discussioni che però ad un certo punto è come se venissero lasciate da parte, È come se ci si impegnasse a lavorare di più sul, ok, costruiamo qualche cosa effettivamente senza perderci nel tu hai ragione, tu hai torto e via dicendo, perché poi alla fine quelle sono le lotte egoiche, come vi dice il 5 di spade, che sono quelle lotte che non portano effettivamente a un risultato, alla soluzione del problema, ma portano solo a punzecchiarsi, a stuzzicarsi e basta. Devo dire che per molti qui potrebbe arrivare una proposta che effettivamente, come vi dicevo, mischierà le carte in tavola. Ehm, Tenete presente che avete un cavaliere di coppe e quindi ci può essere la proposta di un trasferimento, la proposta di un viaggio, la proposta di fare qualche cosa insieme. Per qualcuno si tratta di compiere un sogno. Ok, lavoriamo per raggiungere l'obiettivo di coppia o per raggiungere il nostro sogno. Se il nostro sogno è fare un viaggio in Thailandia, iniziamo a lavorare non in te, sì, magari anche il lavoro retribuito, però lavorare potrebbe essere, non lo so, facciamo un itinerario, informiamoci sulla Thailandia, cerchiamo di capire qual è il periodo migliore per andare, insomma, iniziare a muovere l'energia in quel senso, ok? Se siete in una relazione clandestina, non ben definita, la vedo un po' lenta questo mese, sinceramente, ragazzi. Ci sono delle cose che potrebbero dare come una scintilla, ma sono come momenti più che tutto all'interno del mese. Ehm, Credo che qualcuno potrebbe vedersi grazie a delle scuse di lavoro, soprattutto se c'è tanta distanza tra di voi, è come se ci fosse questa, ok, devo fare un viaggio per lavoro e riusciamo a vederci in quell'albergo lì, in quella zona lì, che ne so. Però molto potrebbe essere mosso dal lavoro. Mm. C'è una cosa che riguarda un po' tutti, ragazzi, e mi riferisco a questa luna. Allora, la luna qui, ehm, siccome ha varie sfaccettature, no? Io sento che qui si tratta di riprendere in mano qualche cosa, qualche sogno. Io sento che è un sogno del passato e portarlo nella coppia, o se il sogno era di coppia, riportarlo, aspettate, riravvivarlo non si dice, vero? Ravvivare questo sogno. Perché è come se mancasse combustibile all'interno della relazione. È come se ci fosse bisogno di ritrovare. Tenete presente che il 9 di Pentacoli è una carta di amor proprio, è una carta di appagamento, è una carta di coccole, ma molte volte è anche una carta di staticità, di qualcuno che si adagia, che si siede, si gode quello che ha e boom. E invece c'è bisogno di andare avanti, di muovere questa energia di coppia, qualsiasi sia il vostro stato, single, fidanzati o clandestini, ok? Va bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice, ragazzi. Qualche consiglio, qualche sguardo diverso. Divertimento e possibilità, come vi dicevo, si tratta di ravvivare la scintilla, di ravvivare, soprattutto se è tanto,
che vi frequentate, magari vivete anche insieme, datevi possibilità diverse, guardate al futuro con altri occhi, lavorate sull'equilibrio della coppia, della relazione, perché qua manca passione, manca grinta, manca verve, vi siete un po' seduti. Andiamo a vedere, e anche nel caso siate singoli, io capisco che magari stiate anche bene per certi versi, però ecco, bisogna riprendere un po' l'allenamento al creare relazioni, perché per qualcuno se la sta anche tirando un po'. Va bene, a parte questo, andiamo a vedere. Sento che qualcuno è proprio in quella fase dove dice no, quella persona lì non è abbastanza, però magari ci avete parlato 3 minuti e non vi siete dati il tempo di conoscerla. Il fatto che non vibri a livello di chimico, di fisico, non vuol dire che quella persona non abbia qualche cosa da offrirci. E magari poi attraverso quella persona ne conosciamo un'altra che ci presenta la persona giusta. Allora, wow. Parla di amore incondizionale, incondizionato, scusate, di dare e ricevere affetto e di innamoramento. Qui avete l'asso di coppe, quindi per qualcuno devo dire che avrete questo colpo di fulmine. C'è anche la carta del serpente dove vi dice che potrebbe esserci come della malizia, un nemico, una competizione o un'altra donna o uomo. E poi abbiamo la carta della barca. Wow, vi dice che riceverete quello di cui avete bisogno, che c'è una progressione e un arrivo, cioè come la conclusione di qualche tipo di tema, di problema. Difatti avevate, sì, guardate, avete anche qua un 10 di bastoni e la ruota della fortuna. Vi dico, secondo me c'è come un cambio repentino, se vogliamo, con la ruota della fortuna, che rimescola un po' le acque. Va bene, andiamo a vedere Findorn, ok. Presi coscienza del chiasso intorno a me, ma poi il rumore cessò, sostituito da una grande quiete. Nel silenzio potevo sentire come un indistinto ticchettio di orologio. Ascoltavo con molta attenzione e nel frattempo il suono divenne più chiaro e più forte. Udii queste parole. Io sono sempre qui, ma a meno che tu non prenda coscienza di me e della mia divina presenza, non potrai udire la mia voce. Calma, quindi, quanto è all'esterno per udire quanto è all'interno. Messaggio profondo. Il tuo essere è consapevole del travaglio che la terra sta vivendo. Il tuo essere vive il medesimo travaglio, dal quale non puoi dissociarti, perché non c'è separazione. Consenti all'amore, balsamo che guarisce, di scorrere attraverso di te. Dio è amore e Dio è in ognuno di noi. Potete anche sostituire la parola Dio con universo se vi vibra di più. Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi, spero di avervi dato spunti di riflessione, fatemelo sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail o poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti. E poi lo stesso lavoro lo potete anche fare nella sezione degli abbonamenti perché anche lì tratto quel tema. Lo tratto in modo un po' più generico, chiaramente perché non avendo la persona davanti non riesco a fare una cosa specifica, però è già un buon materiale per far fare crack al modo di pensare. Sapete che ogni cosa noi pensiamo o diciamo emette una vibrazione ed è quella la vibrazione su cui ci sintonizziamo. Le credenze limitanti sono credenze di cui noi non siamo consapevoli, che sono presenti a livello subconscio e che lavorano nella nostra vita anche se noi non ne siamo consapevoli.
Comunque date un'occhiata ai titoli dei video, ragazzi, sono le playlist con le copertine lilla, così più o meno vi rendete conto. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!